Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, sono abbastanza gasato perché questo va contro quello che ho sempre sostenuto sui Windows moddati. Ho sempre detto non vanno utilizzati perché poi li aggiornano. Cioè Windows si aggiorna, ributta tutto dentro, modifica tutte le impostazioni, poi chissà chi ci mette mano, una cosa o l'altra, ma sono riuscito a venire in contatto tramite Sandro di Special New Buy, ossia lo sviluppatore di questa mod di Windows che si chiama Handle OS. Allora, lo sviluppatore ad ogni aggiornamento H, diciamo, Service Pack, chiamatelo come volete, in questo caso la 25H2, fa l'aggiornamento completo del sistema, ci sta dietro effettivamente, quindi senza paura si può aggiornare tranquillamente alla versione H successiva non appena lo sviluppatore ci mette mano. E questa è una cosa che secondo me è molto positiva perché aiuta a mantenere il sistema operativo sempre aggiornato. Ho avuto modo di installarlo nell'FX. Vi ricordate il video che vi parlavo che ho provato a giocare con Linux? Ve lo lascio qui da qualche parte. E per rimettere vita al mio FX non è stato un grande successo quella volta lì Linux. Insomma, era più l'impazzire che quello che portava di benefici, e di benefici effettivamente portava solo uno, che non c'era stuttering, tutto andava dritto, liscio e basta, ma per il resto c'era più di impazzire rispetto a Windows, e come FPS sia minimi che massimi erano sempre gli stessi. Ho avuto modo di provare questo Handle OS, che ringrazio Special Dubai. Vi lascio il link in descrizione al suo Discord e al suo sito, e sinceramente sono rimasto stupito, cioè non me l'aspettavo. Però niente, andiamolo a vedere. Allora, iniziamo con una rapida panoramica su questo Handle OS. Si parte sulla Xbox Full Experience lì, quella roba lì, insomma, quell'interfaccia che ha messo Microsoft che ti fa diventare il PC simile Xbox e che farà diventare l'Xbox simile a PC da quanto ho capito, e si può utilizzare il pad. Allora, si va in giro, che ne so, io qui ho installato Quake Champions, Quake 2. Qui c'è la mia libreria di quelli che ho già installato, le mie app. Ho installato Steam, si può installare Ubisoft Connect, God Galaxy, Epic, EA e Battle.net. C'è praticamente l'Xbox app. Qui c'è lo store con i giochi che si possono comprare, scaricare, quelli che abbiamo, eccetera, eccetera. Insomma, è tutto come l'Xbox app se avete già confidenza con questa app. Poi se noi andiamo qui, per esempio, facciamo qui, lasciamo installato. Se noi andiamo nelle mie app, apriamo Steam, con i suoi tempi, perché l'FX c'ha i suoi tempi comunque. Apre l'Xbox, apre Steam in Big Picture. Qui ci sono i vari giochi, eccetera, eccetera. Quake, vabbè. Se noi volessimo tornare all'Xbox app, premiamo il tasto questo qua e torniamo nell'Xbox app. Ora, se noi volessimo uscire dall'Xbox Experience, richiamiamo la game bar, andiamo su impostazioni, esce dall'esperienza schermo intero e possiamo usare mouse e tastiera come qualsiasi computer. Steam lo chiudiamo. No, più che chiudiamo, facciamo esci dalla modalità Big Picture, che ci servirà dopo, Steam. E qui abbiamo la Handle OS di per sé. Allora sì, chiudiamo lo Steam per il momento. Adesso non ci serve, perché vi devo far vedere una cosa. Allora, la gestione attività.
Prestazioni, abbiamo la CPU che lavora abbastanza bassa e 3 giga e 3 di memoria occupata. La GPU allo 0,1%, quindi non mi sembra che occupi chissà quali risorse questa Handle OS. E poi c'è il programmino Console to Desk. Praticamente questo sistema operativo, questa mod del sistema operativo era stata studiata per le ROG Ally, tutte quelle lì che non avevano un'interfaccia console friendly per quanto riguarda l'utilizzo in handle. E Special New Buy ha deciso di fare questa versione di Windows apposita per queste console. Ora, infatti, se vedete, il mio computer si chiama My Handled, però ci possiamo passare sopra. Ora, qui ci sono le varie funzioni di console to desk. Se noi andiamo qua, possiamo settare come vogliamo che la RAM venga utilizzata. Io l'ho lasciata in standard. Si possono migliorare queste cose, nel senso si può condividere più VRAM al sistema, eccetera, alla scheda video del sistema, eccetera, eccetera. Non ho capito bene come funziona, ma vi ripeto, vi lascio il link al suo Discord e al suo sito in descrizione. A proposito della descrizione, vi ricordo che vi lascio il mio link referral Amazon, che se acquistate qualcosa attraverso questo link o se ve lo salvate nei preferiti e poi acquistate qualcosa attraverso questo link, a me Amazon riconosce qualcosa perché è come se vi avessi consigliato Amazon. A voi non aggiunge niente al prezzo, quindi è un metodo per aiutare gratuitamente il canale, ma a comprare poi attrezzature migliori o roba per fare i video. Grazie ragazzi. Torniamo a noi adesso. Praticamente Console to Desk, questa versione che ho io qua è a pagamento. Ora, il sistema ve ne installa una di default, quella gratis è vecchia, con qualche funzione in meno. Se non avete intenzione di comprare la versione a pagamento, non la aggiornate. Poi quando deciderete magari che sì, che merita la donazione, il supporto per quello che ha fatto, acquistate la versione donatore, si chiama, e vi arriverà un seriale, eccetera eccetera. Ma comunque, finché non avete intenzione di provare il sistema per vedere come va effettivamente, perché magari di me non vi fidate, utilizzate la versione gratuita, non aggiornate. Ora, Console to Desk, sto usando il pad, permette di usare sostanzialmente il pad come se fosse un mouse. Potete andare qui, cliccare qua, CC. Insomma, questa è una funzione di Console to Desk che io penso non utilizzerò mai, perché o lo uso in mouse e tastiera o lo uso dall'app Xbox a esperienza schermo intero, e sinceramente sono qui sulla poltrona davanti al PC, non mi interessa usare questa funzione. Magari qualcuno che sta spaparanzato sul divano, c'ha il suo mini TX o comunque il suo computer attaccato alla TV, può far comodo, quindi pensateci. Ora chiudiamo Console to Desk. Vi ricordate che vi avevo detto che Quake Champions stava sia su Linux che su Windows 11 stock, stava tra gli 80 e i 110 fps a 900p. Ho impostato gli stessi dettagli, l'ho provato qui, ma l'ho provato in 1080p. Ora adesso lo avvio, gli cambio la risoluzione, lo metto a 900p e vediamo assieme quanto fa. Voi probabilmente del computer non state sentendo un suono, ipotizzo, tanto a noi i suoni non ci interessano, perché comunque non ho abilitato, mi sa, l'audio dall'HDMI, e siccome ho la schedina di acquisizione sull'altro PC per non fregare performance a lui, insomma, se c'è l'audio bene, se non c'è, oh, amen, ciccia.
tanto non è l'audio che ci interessa in questo video. Tra l'altro questa mod dell'OS, la versione Pro, contiene anche un emulatore attaccato al sistema di Android col Play Store, quindi se avete qualcosa dal Play Store da installare che volete giochicchiare o utilizzare sul computer lo potete fare. Magari se volete vi faccio un video dedicato apposito per questa cosa qua, lo vediamo assieme perché è una cosa che io personalmente non utilizzo, però ripeto, io non sono l'user perfetto, quindi magari a qualcuno fa comodo, insomma. Se volete un giorno mi metto, lo uso e poi vi realizzo il video, basta che me lo chiediate nei commenti. Suffering is only the beginning. Allora, rimettiamo la risoluzione, cioè mettiamo la risoluzione a 900p, facciamo lo stesso test che ho fatto io privatamente l'altra volta. Corrupted Keep, bot casuale e deathmatch a squadre. Ok, caricato i bot, inizia partita. Guardate, non c'è stuttering nell'intro, che a me già quell'altro computer me lo dà. Il round comincia tra Ho preso? 3, 2, Non sentendo i rumori è difficile, Insomma, di minimo abbiamo 85, 90, di massimo abbiamo 106 più o meno, 102, 106. È molto più stabile e i minimi sono maggiori, un po' meno i massimi, ma i minimi sono maggiori. le squadre sono Non si pari. scompone mai, non c'è stuttering. Stutterino c'è stato adesso. I will take you to it. Is the only choice. I will not grant you that privilege. È difficile per questo computer con questo mouse e questa tastiera abituata a quell'altro. Damage in arrivo. Però, cioè, in media 90 frame. Non è male se ci pensate. È un computer con un processore di 13 anni fa. Magari quando guarderete questo video ne avrà 14. Insomma. Sono pari. Guarda lì. 88, 100. Prima arrivavo anche a 70 di minimo. I minimi sono molto aumentati. I massimi sono un pelo diminuiti. Però un sostanziale aumento dei minimi. Massimi qua arrivano a 103, ecco 73 adesso per un evento casuale. Ah, avevo poca vita per un rocket jump. LOL. Insomma, va, andare va. We scream and burn. Ed è molto più fluido, ha la stessa fluidità che avevo su Linux, senza tutte le rinunce e gli ammattimenti che c'hai su Linux, insomma.
non c'è stuttering, niente, proprio liscio. Le squadre sono pari. E insomma, la chiudiamo qua col gameplay, no? Ah, una cosa che vi volevo far vedere, a parte che si installa in inglese, e quindi dovete scaricare la lingua dalle impostazioni qua, dalle impostazioni Time and Language, e installate l'italiano. Altra cosa è che Windows Update è bloccato fino all'11.07 del 3000. Se volete riprendere gli aggiornamenti, li potete riprendere. Gli aggiornamenti di sicurezza li potete comunque installare tranquillamente, detto dallo sviluppatore. Quando ci sarà la versione 26H2, per esempio, considerate di aspettare che lo sviluppatore rilasci le modifiche per il 26H2. Altra cosa, il sistema operativo è stato pulito anche da Edge, quindi se volete utilizzare un browser, scaricatevi da qualche parte su una pennetta. Io per esempio Firefox ho scaricato, scaricatevi Firefox o quello che è con una pennetta e installatelo nel sistema. Ora, perché non Edge? Perché Edge, detta dallo sviluppatore, è stato rimosso per aumentare l'ottimizzazione, perché Edge va a scrivere continuamente dati sull'utente, si collega a 1000 servizi di Windows, quindi era necessario rimuoverlo. Io nel mio sistema principale è abbastanza potente da poterlo mantenere. Questo che è vecchiotto, dai, 13-14 anni, poverino, niente, gli tengo Firefox. Ora, considerate che io precedentemente l'avevo provato a 1080p Quake Champions e non c'è stata differenza di performance, sempre quegli 80-90 di minimo fino a 100 qualcosa di massimo. E Quake Champions in 1080p con gli altri sistemi e questo computer mi scattava, che ho dovuto scendere a 900p. Quindi niente, secondo me è tanta roba. Andiamo alle conclusioni. Ragazzi, come per tanto per inglesizzare un termine italiano, a lot of think, tanta roba. Cioè, sono rimasto stupito sinceramente, perché prima non riuscivo proprio a giocare in 1080p a Quake Champions, ora lo manda a 1080p, non c'è stuttering, non c'è una precompilazione degli shader, cioè non c'è la compilazione degli shader in gioco, se la fa talmente veloce che non si nota neanche. Gli FPS minimi sono aumentati, anche se comunque ok, i massimi più o meno sono quelli, però i minimi sono aumentati, si gioca senza problemi, vabbè, a parte il mio gameplay che faceva cacarissimo, però voglio dire, è possibile giocarci bene adesso su quel computer. Prima non tanto, insomma, si scendeva troppo a compromessi, ti facevi andare bene della roba che in realtà può andare meglio. Insomma, io sinceramente, per chi ha un vecchio PC che arranca un po', lo consiglio questo Handle OS, merita almeno di essere provato, non lo so. Fate come volete, prendete un vecchio SSD da 60 giga, installatelo lì e provatelo, perché anche senza comprare inizialmente, se volete, il console to desk, provatelo, ne vale la pena. Vale la pena anche da chi ha il computer sul divano, se vuole subito l'interfaccia Xbox. Insomma, sì, c'è modo di installarla comunque tramite un tweak di GitHub, però questo funziona, cioè va alla grande, quindi perché no? Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!